L'ultima volta abbiamo parlato del Potere del cane, il nuovo film di Jane Campion plurinominato ai prossimi Oscar. Sebbene quella pellicola non mi abbia convinto fino in fondo, come sa chi ha visto il video della mia recensione, non c'è comunque paragone con l'enorme delusione arrivata dopo la visione del nuovo film di Kenneth Branagh, Belfast. Una pellicola che ho trovato fin da subito, anche durante la proiezione in sala, estremamente piatta, priva di reale contenuto. Ma non è questa la cosa più grave. Si fosse fermato qui, non sarebbe di certo stato né il primo né l'ultimo film a toccare diversi spunti narrativi senza concentrarsi veramente su nessuno di essi, rimanendo così privo di corpo, di carattere, in altre parole, vuoto. Il peggio di Belfast è l'assoluta presunzione con la quale questa pellicola priva di contenuti si pone allo spettatore. È veramente assurdo il modo in cui con piena e consapevole saccenza questo film sembra dirti: hai visto? Guarda quanto sono bello, guarda che profondità, che messaggio, e poi beccati sto bianco e nero. Ti piace? È bello, vero? Sbandierando la sua pochezza, tentando di farla passare per contenuto. Ma prima di perdere la calma, direi di fare un bel respiro ed andare a spiegare il perché questo film mi abbia trasmesso tali sensazioni. Partiamo prima di tutto dalla primissima cosa che si nota in un film. Il titolo, Belfast. Un titolo grande, imponente, che vista anche l'epoca nella quale è ambientata la pellicola, si ricollega fin da subito nell'immaginario collettivo ai sanguinosi scontri tra cattolici e protestanti avvenuti nella città tra gli anni 60 e 70. E qui abbiamo subito il primo grande problema del film. La capitale dell'Irlanda del Nord, che dovrebbe essere pienamente al centro della vicenda, al pari di Buddy, il ragazzino protagonista, è quasi del tutto assente. Non si avverte praticamente mai la reale situazione che si viveva in quella città, fatta eccezione per qualche momento centellinato nella pellicola. Un bel problema, direi. Un film che si chiama Belfast, ambientato a Belfast, durante gli scontri che fecero diventare Belfast per un periodo la città più militarizzata d'Europa, e Belfast non si sente. Di tutte queste cose non c'è quasi traccia, e anche se magari si potrebbe pensare che è tutto filtrato attraverso gli occhi di un bambino, quindi ci vengono mostrati altri lati della sua vita come la scuola, il rapporto con i nonni, non va bene lo stesso, anzi forse addirittura peggio. Se la tua idea è di mostrarmi un periodo oscuro della città di Belfast ma attraverso gli occhi di un innocente bambino, puoi farlo in due modi: o tratti l'argomento con ironia, prendendo in giro con leggerezza quei tragici momenti, alla Jojo Rabbit per intenderci, oppure hai le palle di mostrarmi davvero il conflitto, gli scontri, e mi fai vedere come quella insensata crudeltà colpisca la vita di tutti, anche dei ragazzi più giovani. Il film non fa nessuna di queste due cose, resta preciso nel mezzo. E quindi Belfast e la sua situazione non sono che un accennato contorno per le vicende di Buddy e della sua famiglia. I problemi comunque non si fermano di certo qui, perché oltre a colpire la sceneggiatura, la scelta di voler mantenere questi toni leggeri per tutta la pellicola colpisce anche il comparto estetico, un bianco e nero a dir poco insipido, con questi toni sbiaditi, senza contrasti netti e duri. Non mi è veramente piaciuto. Mi ha dato solo l'impressione di essere messo lì per cercare di dare un tono al film, ma non è così che si usa il bianco e nero. È una scelta registica che può essere adottata per diversi motivi, ma deve avere sempre un preciso significato. Ad esempio in Memento, il film di Christopher Nolan, viene usata per poter far facilmente distinguere allo spettatore il passato dal presente. Una scelta puramente funzionale. Oppure, nel più moderno Lighthouse di Robert Eggers, viene usato per mantenere il tono di mistero, il senso di sovrannaturale presente all'interno del film, stravolgendolo completamente rispetto ad una sua ipotetica versione a colori. Secondo voi, un fotogramma del genere avrebbe lo stesso impatto non in bianco e nero? Questa è una scelta esclusivamente poetica di utilizzare tale tecnica. In Belfast invece è messo lì tanto per incrementare l'idea degli spettatori meno consapevoli del linguaggio cinematografico di star guardando chissà quale grande e profondo film. Insomma, è una presa in giro. Belfast è un film mozzato, sembra quasi censurato. Non ci sono molte scene che mi raccontano davvero la città e il conflitto, e le poche che ci sono vengono tutte risolte con una pacca sulla spalla senza la minima conseguenza. Una pellicola totalmente dimenticabile. A distanza di ormai un paio di settimane dalla visione non ricordo quasi più alcuna sequenza. Ad essere onesti, una scena c'è di pochi minuti che mi ha davvero lasciato qualcosa e mi ha fatto capire qualcosa. Probabilmente è l'unica cosa positiva del film, ma di questo parleremo meglio nella parte spoiler. Dal punto di vista registico
specifico non ho memoria di alcun particolare guizzo, e anche le scenografie non erano nulla di entusiasmante. C'è stata più di una scena che mi ha fatto storcere il naso, per quanto palese fosse stata girata in teatro di posa. Buone le prove attoriali, quella di Sirhan Hinds, il nonno di Buddy su tutti, ma di certo non bastano a salvare la baracca. Prima Assassinio sul Nilo e ora Belfast. Direi sicuramente non una entusiasmante annata cinematografica per Kenneth Branagh. Adesso sto per scendere più nello specifico. Se non avete visto il film, non proseguite con la visione, oppure sì, tanto per gli spoiler che farò e per quello che vale. Gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Quando dico che Belfast è un film censurato, non mi riferisco soltanto alla mancanza di scene del conflitto, ma anche al come le poche presenti vengano gestite. Il fratello di Buddy agisce inconsapevolmente come una sorta di corriere per i protestanti attivisti. Il padre lo scopre, non farlo più, e tutto a posto. Il rapporto dello stesso padre con il suo vecchio compagno di scuola, diventato ora una sorta di capo della rivolta contro i cattolici, che non viene mai approfondito e si risolve in 2 minuti senza la benché minima conseguenza. Poteva essere uno spunto interessante. I due vecchi amici che, nonostante siano dalla stessa parte, hanno delle divergenze su come vivere ed affrontare il conflitto. Il tutto visto attraverso gli occhi del figlio più piccolo. Invece nulla, totalmente scialbo. L'unica scena che mi è veramente piaciuta è un discorso che la madre di Buddy fa al marito. Lei esprime la sua disapprovazione all'idea di un trasferimento, dicendo con le lacrime agli occhi di come loro conoscano solo quelle poche strade, di come le persone lì gli vogliano bene e di come quelle persone siano la loro famiglia. In Inghilterra sarebbero degli sconosciuti, dei forestieri, presi in giro persino per il loro accento. È stata l'unica scena che mi abbia davvero trasmesso qualcosa, che mi abbia fatto capire un minimo la situazione di quelle persone. L'unica cosa positiva del film, per il resto nulla, solo tanta rabbia per quello che stavo vedendo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata proprio sul finale. Dopo che Buddy e la sua famiglia si sono trasferiti, abbiamo un brevissimo scorcio di Belfast al presente ed appare la scritta: a quelli che sono rimasti, a quelli che se ne sono andati, a quelli che si sono persi. Sarebbe stato pure carino se solo il film avesse affrontato di petto davvero tali argomenti e non in modo esclusivamente marginale. Così per me è stata solo l'apoteosi della presunzione di Branagh, la ciliegina su una torta completamente insapore. È ancora una volta il film che ti sbatte in faccia il suo voler essere più di quello che in realtà è. Ed è veramente strano che un film del genere sia così privo di anima, soprattutto considerando la sua natura autobiografica. Per farvi capire meglio quello che intendo, prendiamo brevemente in esempio un film di quest'anno. È stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino. Anche quella è una pellicola in parte autobiografica sull'adolescenza dello stesso Sorrentino, ma è piena di contenuti, di emozioni vere e sincere, con uno splendido ritratto di Napoli. È stata La mano di Dio, lo mangia vivo Belfast. Parlando di Oscar, visto che ci avviciniamo sempre di più alla cerimonia, penso di poter già affermare senza alcuna ombra di dubbio che il film migliore dell'anno è Drive My Car di Yamaguchi, e con netto distacco, anche se dubito vincerà ripetendo a distanza di pochi anni un caso Parasite. Io ovviamente tiferò per lui, sperando anche che Belfast non si porti a casa nessuna statuetta, ma ho davvero paura che accada il contrario e possa addirittura accaparrarsi il premio di miglior film, visto quanto come pellicola sia paracula, e all'Academy queste cose che le strizzano apertamente l'occhio solitamente piacciono.